Oh, allora, Terraria, benvenutis. Ok, già non so più parlare. La smetto di fare il deficiente. Ok, allora, Terraria è una vita che voglio farlo, perché era proprio il primo video con cui volevo aprire il canale, farlo in inglese, facendo una guida della Journey Mod. Sì, alla fine non l'ho fatto, come vedete, sì, ho fatto un test audio, lo leggiamo subito. Non l'ho fatto alla fine perché comunque era un po' complicato per iniziare. Quindi iniziamo da adesso, è uscito da 1.4.1 oggi, cioè tipo alle 19. Come sempre non arrivano così. Parlerò di tutto quanto man mano che andiamo. Intanto iniziamo. Mi chiamo Sirius. A proposito, siccome voglio fare un let's play con il Summoner, spiegherò anche il perché e che cos'è. Ci chiamiamo Summoner Amaro. Hardcore perché ci vogliamo male. Allora possiamo scegliere un po' come fare. Come ce lo vediamo un evocatore? Tasto a caso. Nope. 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 Facciamo. Va benissimo così. Tanto non mi interessa modificare nulla qui, va bene. Comunque chi vuole c'è la personalizzazione del personaggio. Giusto un par di cose magari. Comunque se volete qua ci sono tutte le opzioni. A voi la scelta. Ma sì dai, in questo buon tempone ci ispira. Ok, lo seleziono come preferito, non che importi. Generiamo un nuovo mondo. I nomi li lascio casuali, di Modern, Underbelly. Facciamo un mondo piccolo per il momento. Modalità Journey. Corruzione Crimson Random. Create. Piano piano magari inizio a dire più o meno cosa vogliono dire certe cose. Allora, no, fermati, ma che Journey Mode? Ma che sono deficiente? Che pirla che sono. Master volevo dire. Ma no, allora non devo fare anche il personaggio hardcore. Ma sono cretino. Allora, il personaggio classico. Ok, i personaggi classici droppano soldi quando muori. Neanche tutti, tra l'altro. Una buona parte. Mi sa che dipende dalla difficoltà. Mi pare che sia comunque. Li droppi tutti solo se sei nella modalità più difficile. Bah, va bene così, dai, su. Non perdiamo tempo. Spirali, maglia gialla. Questo pure tu, già tutti quanti è brutto. Vabbè, fa niente, vai così. Andiamo. No, allora il mondo Geyser of Blossoms in Master Mode. Brutalmente difficile, solo per i veramente coraggiosi. Vabbè. Allora, come dicevo, i personaggi Journey possono andare solo su mondi Journey e possono viaggiare tra tutti i mondi di tipo Journey. Journey è una modalità molto semplificata, la difficoltà è a metà di quella classica. A me taglio! A me taglio! Così! Ma anche delle funzioni extra. Parti con un inventario potenziato, diciamo, con delle semplificazioni, e c'è la meccanica che puoi duplicare gli oggetti. Diciamo che è a metà tra una modalità normale, facile, e c'è l'opzione di rendere la modalità creativa. Ok, noi iniziamo però in quella più complicata e abbiamo già un piccone che ha meno 25% di danno, ma chi se ne frega. Allora, che succede quindi? È appena uscita la 1.4.1. Questo è cosiddetto l'ultimo aggiornamento di... oh sì, ok, mi sono distratto un attimo. Perché, e siccome non riesco a fare un let's play puro, perché è il primo e non riesco a parlare, spiegare le cose e scappare, anzi, contemporaneamente, facciamo che finché non prendo un'arma da evocatore userò il coltellino, perché insomma, diciamo il let's play mono sì, non è salito niente, uguale. Il let's play mono evocatore partirà appena prendo la prima arma. Allora, grazie guida, bravissimo, nice. Sì, come stavo dicendo, praticamente mi sono distratto dal fatto che quegli slime bianchi avevano la maschera da coniglio. Perché non ci ho fatto caso, ma durante Halloween, durante il periodo di Halloween e il periodo di Natale, ci sono appunto gli eventi di Halloween e gli eventi di Natale. Quindi sì, troverete tipo zombie travestiti da infermiere e cose di questo tipo. Vabbè, intanto io vado con le basi. All'inizio devo semplicemente raccogliere legna, non è che c'è molto da fare. Sì, è uscita la 1.4.1. Ci sono parecchi cambiamenti. Questo è l'ultimo update che porta novità sostanziali al gioco. Dopodiché i developer hanno detto che passeranno ad altri progetti, daranno solo dei bug fix occasionali a Terraria, a meno che come ha detto una sviluppatrice, a meno che si annoiano tra 2 anni e ci ritornano su Terraria, insomma. Allora ok, primo consiglio: il gel che si serve per fare le torce lo potete mettere nella sezione munizioni, in quanto è usato da lanciafiammi come munizioni, appunto, insieme ad altre cose. Insomma, poi le vediamo adesso. Mo non sto a fare un tutorial da inizio gioco perché non è il caso. Allora, dicevo, ho visto più o meno la patch note e ci sono parecchie cose molto interessanti. Intanto colpisco gli alberi perché possono droppare cose tipo soldi. Non so perché ci siano dei soldi, 82 centesimi, vabbè. E innanzitutto vi consiglio il
gioco in inglese, perché poi se vi servono tutorial, guide, cose, non trovate assolutamente niente in italiano. Inoltre i nomi italiani sono oggettivamente ridicoli. Io ho smesso di giocare la versione italiana da quando c'era un bug non so quanti anni fa, quindi la versione italiana e tedesca, se craftavi, o meglio se modificavi degli oggetti, ti sparivano. Io ci persi tanto progresso, così rosicai considerevolmente, diciamo, non so poi perché la versione italiana e tedesca, boh vabbè, tipo, non lo so, lo spread, roba del genere. Quindi siccome c'ho tanto da dire, sai che ti dico, anziché esplorare, facciamo una casetta, così intanto non mi distrago più di tanto. Allora, questa versione, tra i tanti, tra l'altro durante Halloween si spawnano le zucche. Tra i tanti cambiamenti che ha portato, in particolare quello che mi interessa a me sono le balance changes, e ce ne sono di alcune parecchio interessanti secondo me. In particolare hanno buffato considerevolmente l'evocatore, che per chi non lo sapesse è la quarta classe del gioco, che ha guerriero, ranger e mago. Le prime tre sono vere e proprie classi, nel senso che ci sono armi, armature ed equipaggiamenti che menzionano queste classi, ci sono danni e fanno danni separato, danno corpo a corpo, da distanza e magico. Tutto inizia da una workbench, facciamoci un martellone. Buce da culo! Scusate. Non era programmato. Il mulo serve per lazy, grazie. Meno 8% di velocità, certo, perché che culo il rollare le statistiche alla roba. Va bene. Tra le balance change ci sono parecchie cose che hanno avvantaggiato gli evocatori, che sono una quarta classe inserita durante l'update un po' casualmente, perché di fatto non ha avuto mai un supporto molto grande come classe. Però adesso diciamo che ci avviciniamo abbastanza. Tra l'altro io vi lascerò in descrizione qui nelle card. No, nelle card non posso perché mi sa che è un link, quindi insomma vi lascio in descrizione un link a un mio post nel forum, molto lungo, molto in inglese. Non è ancora aggiornato con la 1.4.1 e lo farò perché praticamente molti di cambiamenti, ci sono praticamente delle idee per dei mod che vorrei fare, ma non so programmare, quindi insomma potete capire anche per voi. E sì, praticamente ho messo dalle tante idee, molte riguardano il bilanciamento degli evocatori. E non so che dirvi, un paio di cose che ho scritto le hanno fatte. Cioè hanno trasformato l'armatura d'ossidiana in un'armatura basata sugli evocatori. Hanno portato dei cambiamenti abbastanza buoni, diciamo, abbastanza rilevanti per quanto riguarda le fruste, che sono un'arma considerata dai evocatori. Hanno anche, e quello mi interessava parecchio, hanno fatto sì che i buff delle fialette, che adesso oltre che le armi corpo a corpo impattano anche le fruste, che permette ai summoner di avere un modo solamente per i summoner di applicare l'icor. Peccato che l'Igor in questa update è stato nerfato. L'Igor praticamente è un debuff che ci daranno i nemici. Tra l'altro io non so se c'è la corruzione o la Crimson in questo modo. Attenzione, c'è la Crimson, perché allora quest'albero se è rosso vuol dire che è stato spawnato con la Crimson. Se la viola con la Corruption. Sono due tipi di biome nemici e ti capita o uno o l'altro. La Corruption è il primo, solitamente più semplice, ma con drop un pochino meno interessanti, mentre la Crimson è un po' più complicato, un po' più particolare e c'ha delle cose più importanti. Una cosa che troveremo molto più avanti nel let's play, ovviamente non adesso, è appunto l'Icore. Tutto ciò che applica Icore, questo debuff, riduce di 20, che è tanto, vedrete che è tanto, riduce di 20 la difesa. Può essere applicato ai nemici, può essere applicato a te. È una cosa piuttosto greve, parecchio anzi. Tra l'altro ignorate la mia come diceva Capo Bastone ai tempi di Minecraft, fango e merda la casetta, no? Il classico cubo, per favore. E all'inizio, mo sto parlando, non mi devo distrarre. E sì, praticamente tra l'altro non intendo fare build molto interessanti in questo let's play, appunto solo giocare. Sì, praticamente sì, dicevo che l'Icore era parecchio forte, adesso è stato nerfato a 15, ma onestamente ci sta tutto, mo. Allora, mentre continuo a procreare una struttura fatiscente, ripeto, abbiate pietà, adesso onestamente non frega né a me né a voi di vedere build interessanti. Non ho bisogno dello zoom grosso, per il video esce meglio zoom piccolo, zoom out. Allora, abbiamo una scatola, facciamo un par di torce e penso che d'ora in poi tutte le cose le dirò man mano che succedono, perché sto iniziando a perdere più o meno le cose da dire, semplicemente perché sono talmente tante. Allora, di qua,
Di qua, allora, questi video avranno una cadenza, credo, a caso. Nel senso che li pubblicherò quando mi va. Ovviamente non mi... in realtà non mi aspettavo. Questo update è uscito veramente all'improvviso. Cioè, ieri è stato annunciato per oggi, figuratevi. Quindi, sì, li pubblicherò quando saranno pronti. Quando mi andrà non è un periodo molto libero.